Sono nato nel 1988, quando la 1 Turbo faceva sfigurare macchine ben più blasonate dei figli di papà. Si era fatta questa reputazione, era da bad boy, e per questo piaceva anche a chi non voleva ammetterlo. Questa bara su ruote, una prima serie costruita dall'85 all'89, monta un 1300 turbo da 105 cavalli, sviluppa 147 Nm di coppia, si mangia lo 0 a 100 in 9 secondi con velocità massima 200 km/h. Ha l'indicatore della pressione del turbo e il fondoscala a 240 all'ora. Se oggi tutti questi numeri non sembrano granché, ce n'è invece uno che fa venire la pelle d'oca. Il suo peso, 845 kg. L'ho sempre immaginata come un telaio che cerca di rincorrere il motore che se la tira dietro. L'ho sempre immaginata cattiva, con il turbo che sbuffa ad ogni cambiata e lo scarico che scoppietta. L'ho sempre immaginata essenziale, senza troppi fronzoli, con una tenuta di strada che diminuisce man mano che conta chilometri sale. L'ho sempre immaginata. Oggi la guido per davvero. Vado, Vai. C'era un pelo? Muoia? Oggi sono con il mio amico Andrea e sono a bordo di una bara con le ruote. Più precisamente si tratta di una 1 Turbo, come si sente dal fischio, e sto percorrendo i primi metri alla guida di questo piccolo mostro degli anni 80, più precisamente la primissima serie del 1985, settembre 85, e è completamente originale. Ha subito piccolissime modifiche meccaniche nell'ordine di qualche decina di cavalli in più, poca roba. È praticamente come mamma Fiat l'ha fatta. Allora, ho sempre voluto guidare questa macchina, me la sono sempre immaginata come una versione sotto steroidi della 1 di mio nonno, ed avevo ragione sotto certi aspetti, perché dentro è una 1, è molto spartana, diciamo. Oh sì, grazie Andrea, grazie. Mamma mia, grazie. La spinta si sente tanto, perché questa macchina, a differenza di tutte le macchinette da fighetto di oggi, pesa 845
quando queste qua giravano, perché altrimenti non ti può piacere. Se sei nato nel 2000 sei abituato a un certo tipo di auto e questa qui o hai qualcosa che non va o non ti piace perché ci sono mille motivi per cui non ti può piacere un'auto del genere ed è comprensibilissimo. Ci dispiace per te perché stai perdendo forse il momento più bello dell'automobilismo, non dico italiano ma dico mondiali, perché senti qua. Gli anni 80 erano una figata sotto tutti i punti di vista. Io sono un 88, Andrea è un 90, quindi siamo lì. E queste macchine qua ragazzi non le fanno più, non le faranno più per mille motivi, e sto sudando di brutto e è una roba qua dentro, ma i finestrini non si possono aprire per favore di camera. L'aria condizionata li abbiamo tutti e due a casa. e qui c'è uno splendido rettilineo, c'è un 1.3 turbo e cioè, allora Andrea mi diceva che su strade dove si possono vedere alte velocità lui ha visto la lancetta sui 220 km/h ed io gli credo. È sempre stata un mito perché era la macchinetta piccola che costava relativamente poco, o comunque meno dei BMW dei figli di papà degli anni 80, e quando il sabato sera il fighetto di turno usciva sapeva in cuor suo che ci sarebbe stato qualcuno che lavorava come un matto tutta la settimana, ma quel sabato sera sarebbe uscito con la sua 1 turbo e gli avrebbe fatto un così, perché questo era il destino dei fighetti anni 80. Purtroppo queste qua gli bastonavano tutti, la 1 turbo come tutte le sue gemelle di categoria, la 205 GT o affini, la Renault 5, e così era il triste sabato sera di quelli che uscivano col macchinone nell'epoca e poi si vedevano i fari di questa dietro che gli faceva spostati e mi stai imballando per la strada. Ci sto girando da 12 minuti e mi sembra di essere appena salito, perché comunque è vero che a sto tipo di macchine ci sono un po' abituato, perché la gavetta è stata fatta su queste qua, non su queste potenze, però la tecnologia era questa. Se potete provatene una, cercatene una sia di questa sia delle macchine di quegli anni, perché guidandole anche 10 minuti capite un sacco di cose, capite quanto è avanti oggi il settore automobilistico, ma quanto ha perso il settore automobilistico, perché le macchine come questa non esistono più. Che macchina, una macchina che comunque numeri alla mano non è niente di sconvolgente, però al minimo, sentite, al minimo, cioè mamma mia, il rimbombo è bellissimo, è bellissimo.